sono due fattori. Il primo, prima è la lingua. La lingua io ho scelto, la prima invece no, la prima non è la lingua, la prima è perché io ho scelto il Marocco come architettura, cioè perché mi attrae, mi ha attratto quell'architettura. Tendenzialmente il lavoro dei mosaici è uno dei lavori che io ho sviluppato nel tempo. Tutti gli altri lavori sono tutte famiglie di progetti. Il progetto dei mosaici è un progetto che si chiama Batmi, e poi c'è un progetto che invece dal 2012 che si chiama Tutto Aperto, Tutto Chiuso. Sono state tutte famiglie di progetti tendenzialmente, sono tutti i tasselli di quello che sono il mio racconto, la mia narrazione. È un po' come la narrazione, un po' come fanno gli scrittori, io narro partendo da quello che io faccio, da me. Come tutte le narrazioni c'è bisogno di un rapporto con la realtà iniziale in un certo senso. E io l'ho fatto pensando di scrivere, adesso in questo momento sto scrivendo solo frasi in italiano. Quando ho iniziato a scrivere appunto, a fare i mosaici, io parlavo quotidianamente 3 lingue, se non 4, perché io sono per metà peruviano, perché mia madre è peruviana, da qua Miguel. E poi abitavo a Bruxelles, Londra, perciò parlavo francese e inglese. Fino a quel momento io scrivevo tendenzialmente solo frasi delle lingue che parlavo durante il giorno. Perché mi veniva più facile, perché ero affascinato. Infatti lo spagnolo non l'ho mai fatto in spagnolo perché non parlavo spagnolo, perciò era difficile. Adesso sto scrivendo solo in italiano perché parlo in italiano. Perché sono tornato un po' qua, in questa parte. Perciò tendenzialmente io parto sempre da me e così. Però nel partire da me, io non volevo mai voluto fare un lavoro intimista, mai voluto fare un lavoro che parlasse di me, volevo fare un lavoro che partisse da me come spunto e poi diventasse il più universale possibile in un certo senso. E per lo stesso motivo nei lavori avevo sempre usato come elemento il nascondimento, nel senso l'elemento principale era mettere appunto come scrivere in un testo, incominciare da una cosa e piano piano costruire davanti a questa cosa reale tantissime barriere che portassero a intravedere dietro una parte di realtà e dall'altra parte una parte di finzione. Io avevo sempre giocato anche visivamente, perché poi io non sono uno scrittore, sono un artista visivo, perciò devo traslare questa cosa. Ho sempre usato il nascondimento come elemento nei miei lavori. Perciò era molto interessante per me andare a vedere una cultura che aveva fatto di un segreto. Volevo vedere come si comportavano, com'era vivere in un posto dove c'era tutto, dove appunto eri circondato da un elemento così, ma anche da un punto di vista culturale. Il Marocco ovviamente, anche se in minor parte, trovi comunque ancora le donne con il burqa o con il velo molte, però appunto con il volto coperto, o dietro le grate. Così come lo trovi in Perù, la tapadas limeñas, che sono appunto dove lasciavano solamente un occhio. Tutte queste connessioni, queste cose mi incuriosivano, nel senso era una cosa che mi incuriosiva. Il segreto è una parte del lavoro, perché sennò e così appunto lo facevo su tutti. Lavorai con i cinesi, che fu il mio primo lavoro in assoluto con una cultura diversa,
loro facevano dei lavori e io, diciamo, psicologicamente decisi che il miglior modo era coprirli con degli elementi, diciamo, di disegni fatti da me e perciò, diciamo, anche lì creare, diciamo, dei nascondimenti anche lì. Per quanto riguarda invece il Mediterraneo, la prima frase che scrissi in un mosaico, mai fatta poi frase più lunga perché era difficilissimo per il povero Ahmed, era una frase che in verità un pezzettino l'avevo preso, l'unica forse, anzi due ne ho fatte dove appunto ho citato, diciamo, una persona. Avevo citato Camus, come nell'altra avevo citato Beckett. Avevo citato appena perché c'era scritto nella tragicità solare le mie dita cascate tristi. Ed era un periodo probabilmente particolare della mia vita per il quale quando scrivevi le dita si mettevano a cascata, no? Perciò diciamo che nella tragicità solare le mie dita cascate tristi. E la tragicità solare era esattamente quello che stavo vivendo, cioè nel senso era esattamente quello che connetteva me, il mio essere italiano, mediterraneo in un certo senso, con quel posto, che era per me. Era il primo anno, il 2017, all'inizio, insomma, era la prima volta che stavo realmente lì da solo e che lo stavo scoprendo, perciò diciamo, avevo bisogno di punti in comune. E la tragicità solare era quello che poi è stato appunto il primo mosaico. In verità ne ho fatti due all'inizio, uno era quello che non ti fa dormire a notte, uno era quello che poi ho chiamato la tragicità solare. Ero a Fez, appunto, in questa città bellissima che è la città con la medina più grande del mondo arabo. È molto diversa, la medina di Fez è molto diversa, praticamente sono tantissime strade, sono circa 9.000 strade in uno spazio, diciamo, ristretto e non è fatta, diciamo, come si dice, a cardo decumano, diciamo, la medina, è solamente un labirinto fatto di stradine, vicoli ciechi, insomma, è molto particolare. È anche la città dove, diciamo, la capitale, diciamo, dell'artigianato in Marocco. Il Marocco è una festa d'artigianato, di artigiani, nel senso è impressionante. E nella Medina di Fez puoi vedere tutto questo. Io ero particolarmente affascinato dalla lentezza di mettere appunto del tassello alla volta, cioè di non metterlo io, che non sono paziente per niente, che non ho un'attitudine, diciamo, paziente, ecco. E perciò mettere delle frasi, delle frasi spezzate che un po' si perdevano nelle trame di questo pattern, di un pattern. E nello stesso tempo queste frasi erano appunto dettate da me in un modo più o meno veloce e invece, diciamo, diventate pietra, un mosaico, diciamo, in un tempo molto più lento. Secondo me i mosaici sono un po' l'inizio di un modo di lavorare, insomma, diciamo, tendenzialmente. Insomma, non è tanto a me che non interessa il fatto che io non so. Cioè, a me interessa, diciamo, delle mosaici, dell'artigianato, del rapporto con le altre persone. È il fatto che da una parte, diciamo, non si lavora da soli, non si è soli. Dall'altra parte in un certo senso riesco a. Vengono meno delle incapacità, perciò in un certo senso io faccio il mio lavoro, che è il lavoro dell'artista, è il lavoro, diciamo, di quello che io ho sempre pensato dovesse essere un poeta, no? Perciò una persona che non sa fare nulla, cioè nel senso che tendenzialmente è incapace in un certo senso. E dall'altra parte invece ci sono sempre delle persone accanto, che sono appunto queste persone che invece hanno delle capacità immense, che sono, diciamo,
quelli che conservano una determinata cultura, che è la cultura del decoro, la cultura dell'artigianato. E loro invece possono mettere diciamo, nel loro lavoro, nel saper fare qualcosa, però diciamo, con una dettatura iniziale da un incapace, invece diventare, diciamo, far scaturire dei lavori. I mosaici sono l'inizio, diciamo, di quello che spero sia, diciamo, un lavoro molto più ampio e più lungo. E sicuramente mi impegnano molto tempo nella costruzione delle frasi, molto, diciamo, relativo, diciamo, sicuramente meno di quello che impegna loro. Però è un lavoro che faccio con piacere, perché vedo appunto le infinite possibilità, diciamo, delle tante possibilità che ci sono all'interno di un semplice disegno. In un semplice disegno ci sono tante possibilità. È molto molto piacevole, è un lavoro che faccio con molto piacere, insomma, è una cosa che mi sta prendendo molto tempo. Infatti sono 4 anni che frequento, diciamo, il paese, insomma, e ogni volta si scopre sempre più interessante, ecco. Questa in particolare si chiama Le Point Virgule il Memè. Il punto e virgola mi commuove. Il punto e virgola è una pausa, no? Incerta. Cioè, allo stesso tempo, diciamo, in quell'incertezza ci sarebbe dovuto essere, diciamo, un momento, diciamo, emotivo, poteva esserci. Inoltre il punto e virgola è esattamente un ornamento, diciamo, allo stesso tempo, perciò in verità è un segno ornamentale, anche di linguaggio. E perciò tutte queste frasi non sono giochi di parole, perché i giochi di parole, diciamo, sono lasciati a chi sa giocare con le parole. Io invece faccio delle piccole poesie spezzate e spero che poi nel tempo, nella moltitudine, non solamente appunto nel singolo mosaico, ma appunto nel tempo, spero di poter creare una narrazione, cioè spero che poi nel vederli tutti insieme, come un grande mosaico, anche quello, così come un po' io mi comporto con i miei lavori, diventino una narrazione, che poi è invece il mio modo di essere siciliano, italiano in un certo senso. La mia terra è una terra di scrittori, in fondo, no? Quando ho iniziato questo progetto ho detto non mi inventerò nulla, cercherò di prendere e rubare, cercare di mettere me stesso nello stesso tempo, diciamo, a quello che vedo, perciò tendenzialmente io ho notato che c'erano degli elementi che erano interessanti di per sé e ho cercato di farlo in un modo semplice, senza mai appunto contaminarli troppo, perciò diciamo che mi sono trovato in mezzo a questi bellissimi madrasse, diciamo, piene di colonne, sempre uguali in verità, perché appunto nella religione islamica, diciamo, il pattern deve essere sempre uguale più o meno, perché Dio è perfetto e perciò la matematica è perfezione, e anche, diciamo, l'uso dei colori vuole quello. Io quello non l'ho rispettato. Lo scambio è uno scambio umano. Non ha niente a che fare, nel senso non c'è nient'altro, cioè nel senso non abbiamo nient'altro, nel senso io non scambio nulla di artistico, io scambio un rapporto umano e questo è il mio modo di rapportarmi con lui, con la persona con la quale lavoro e basta, perciò tendenzialmente, diciamo, fa parte di quella parte, diciamo, intima, segreta, che appunto poi alla fine è la parte che poi a me affascina di più, no? Io faccio il lavoro, ma tendenzialmente a me interessa più tutta questa narrazione dentro che sto creando io. Cioè. La prima volta che ho lavorato con qualcuno, diciamo, di estraneo, diciamo, solo alla mia pratica personale, era con due persone
di nazionalità cinese che avevo cercato disperatamente, diciamo, cercavo persone che sapessero disegnare nella tradizione cinese, cioè nel senso, diciamo, usando le tecniche della tradizione cinese, la china su carta. Ho trovato appunto un ragazzo dell'accademia e un signore fantastico che era proprietario di un ristorante cinese qui a Roma, anzi di 8, un eccellente, un maestro, diciamo, di disegno tradizionale e anche di scultura sul giada. E quello che è successo poi è che mi sono trovato, diciamo, per prima volta con un elemento completamente estraneo a me, e perciò dovevo capire cosa fare, come dovevo interagire con questo lavoro. E io ho fatto quello che ho fatto tutto quello che sapevo fare. Tutto quello che sapevo fare che veniva dalla mia storia, perciò dalla mia storia, diciamo, pittorica con gli spray fino ai disegni che erano l'unica cosa che io facevo. Non ho mai dipinto, non sono un pittore. E poi mettevo le sagome dei miei lavori, sagome di lavori passati, quelli che volevo fare, di progetti, e poi questo elemento, diciamo, che è sempre ricorrente, che è questo piedistallo, che in verità io immaginavo come un tavolo dove potevo, no? Dove sopra potevano esserci tutti i miei oggetti, un po' tutte le mie cose, come se avessi avuto piene possibilità di lanciare tutto sul tavolo, no? Perciò diciamo che tendenzialmente poi ci ho dipinto sopra, perché ho pensato che il miglior modo era... Cioè, dato che i loro lavori si presentavano a me in un modo così violento, allora anche io dovevo rispondere in un certo modo. E rispondevo in modo veloce, invece a differenza del loro modo di lavorare, in un modo molto istintivo e violentemente, diciamo, coprirli. Con questo lavoro stavo creando il processo di lavoro degli anni a venire, secondo la mia idea. Perciò stavo cercando di capire lo scontro, quello era il mio grosso problema, cioè come scontrarsi, come lavorare con qualcun altro che veniva fuori, che era un'altra cosa da te, che era diverso, che, diciamo, era un'altra parte di un collettivo immaginario, cioè nel senso era finalmente, diciamo, non essere soli, diciamo, nel lavoro, fronte al lavoro, ma essere, diciamo, in uno scontro e crearlo proprio tu quello scontro. Quello scontro, perché ovviamente non può essere un incontro solamente, cioè se non c'è uno scontro c'è una divergenza, insomma è impossibile. Roma, ho avuto un rapporto conflittuale all'inizio, io ci abito da quando ho 12 anni, a livello proprio del mondo dell'arte, e poi invece adesso, a parte adesso l'adoro perché è piena di artisanal space, di movimento, insomma negli ultimi 2 anni veramente si sta trasformata, in verità nell'ultimo anno, però già si sentiva negli ultimi 2 anni abbastanza, diciamo così. Adesso ho un rapporto molto bello, pacifico. Inoltre Roma mi piace perché è infinita, no? Più vai in un po', cioè puoi andare in tutte le periferie. Io sono molto, diciamo, affezionato a questa città, vengo qua con piacere, mi sento a casa.